morbide e burrose, dal sapore goloso e con una provocante crosticina croccante. Sono le patate fondenti. Sono patate che offrono il massimo contrasto di struttura tra l'esterno e l'interno ed un intensissimo sapore, dovuto alla loro caratteristica cottura al brodo e burro. Vediamo 2 modi per preparare queste lussuose ed irresistibili patate, che cattureranno i vostri sensi. Ed iniziamo con il metodo più semplice a cottura unica. Un metodo vecchissimo, descritto praticamente così come lo vedrete oggi dallo stesso Escoffier, all'inizio del Novecento. Quali patate scegliere? Per le patate fondenti occorrono patate con pasta soda e compatta. Quindi una patata rossa o una patata gialla vanno benissimo. Non usate quelle bianche perché sono molto farinose e vi si sfalderebbero in forno. Bene, allora che si fa? Le sbucciamo ovviamente, le tagliamo e le tuffiamo in acqua. Eccole qui le nostre belle patate, non ci resta che dargli la forma classica delle patate fondenti, ovvero la forma di una grossa oliva. Quindi la nostra patata prima la tagliamo in lungo e poi con il pelapatate la rifiliamo per dargli appunto la forma ad oliva. Eccola qui, ora facciamo le altre. E naturalmente con tutti questi scarti ci faremo qualche altra cosa, anche un semplice purè. Perfetto, pronte per la teglia. Guardate che belle, più o meno la stessa dimensione. E queste patate le cuoceremo completamente al forno. Disponiamole quindi in una teglia senza sovrapporle ovviamente. E qui si faranno la cottura lenta in brodo e burro, caratteristica appunto delle patate fondenti. Perfetto, quindi brodo, il migliore che sia a disposizione, mi raccomando, è fondamentale. Il sapore alla patata glielo dà il brodo. Noi stiamo utilizzando un fondo bruno in questo caso. Se volete sapere come prepararlo, controllate sul canale per la ricetta a riguardo. Ed ecco qui, ricopriamo circa un quarto della patata, come vedete. Salate solo se serve, ovvero se il brodo è privo di sale o parzialmente salato. Attenti perché la patata assorbe tutto quello che gli date. Ora mettiamo il burro, qualche fogliolina di salvia, rosmarino, in forno a 160 per un'oretta, o fin tanto che il brodo si sia completamente assorbito. Ed eccole qua, le patate sono cotte e morbide, il brodo è quasi completamente assorbito. Ora le rimetto dentro un altro quarto d'ora al massimo per fargli assorbire proprio tutto. Ed ora le crocchiamo. Aggiungiamo del burro chiarificato o dell'olio ad alto punto di fumo, meglio il burro chiarificato comunque. Alziamo la temperatura a 240 e lasciamo andare fino a che vediamo la bella crosticina dorata. E guardate che bellezza! Semplicemente perfette come contorno ad un taglio pregiato di carne, ma anche così come secondo piatto. E sentiamo? Ah, sentite che rumorino! La morbidezza è unica. Ed ora vediamo come elevare le patate fondenti ad un altro livello con la prossima ricetta. Scegliamo le stesse patate di prima, le peliamo e quindi le tagliamo, ma in maniera diversa questa volta. L'obiettivo è formare dei cilindri, delle torrette. E possiamo utilizzare o il coltello o un coppapasta. Ora vi faccio vedere come procedere con il coltello e poi passerò al coppapasta. Si inizia creando 2 superfici piatte e dovranno essere ben piatte perché la patata si adagerà in padella su di esse durante la rosolatura.
Con il coltello giriamo intorno alla patata fino a dargli la forma di un poliedro. E adesso rifiliamo con il pelapatate. Eccola qui, abbastanza cilindrica, non trovate? Ma possiamo fare di meglio e più rapidamente. Basta utilizzare un coppapasta. Vediamo. Mi creo le mie superfici piatte e vado con il coppapasta. Premo. E questo è veramente un gioco da ragazzi. Boom! E guardate che bellezza, cilindri perfetti. Viene circa un cilindro per patata, con questo tipo di patate di pezzatura media alta. Ecco un'altra torrettina. Di norma se ne mangiano una, al massimo 2 a testa, in base agli usi. E guardate quanti scarti! Ma come per la ricetta precedente, con questi ci faremo del purè, delle patate al gratin, quello che volete. E passiamo alla cottura, che in questa ricetta avverrà in 2 parti. Prima in padella e poi in forno. È importante scegliere la padella giusta. Ghisa o acciaio al carbonio vanno entrambi bene, perché sono ideali sia per la rosolatura che per la cottura in forno. Meglio il bordo alto, una padella per sauté piuttosto che una lionese. E parliamo del burro. Chiarificato, la cottura avverrà con questo, perché è in grado di sostenere temperature fino a 250 gradi senza fare fumo. Farla a casa è un gioco da ragazzi, guardate il nostro video a riguardo per tutti i dettagli. Patate fondenti abbiamo imparato, vuol dire cottura con burro e brodo, ed iniziamo la rosolatura col burro. E guardate qui, abbiamo oltre 200 gradi e 0 fumo, e 0 elementi tossici. E senti come sfregolano. A queste temperature ci vorrà veramente poco. Iniziamo con un lato, poi le giriamo sull'altro e quindi le finiremo ruzzolandole nella padella. Bellissime. E guardate che crosticina che si sta formando. Reazione Maillard tra i carboidrati e le proteine della patata. In pratica stiamo caramellizzando la superficie. Questa reazione produce centinaia di molecole aromatiche che danno profumo e sapore al nostro cibo. In questo caso patate, ma lo stesso discorso si applica per carne, pesce e molt'altro ancora. L'importante è non arrivare mai a una pirolisi totale degli zuccheri. In quel caso si formerebbe dell'acrilammide, la quale fa male alla salute. Bellissime, ci siamo quasi, adesso le facciamo ruzzolare. Perfetto, guardate che bel colore. La crosticina c'è tutta. Ora le cuociamo in brodo. Il brodo migliore che avete, il burro già c'è, e via in forno a 160 gradi per un'oretta o fino a completo assorbimento del brodo. Alternativamente, se volete fare una cottura più corta, 220 gradi per 30 minuti. Controlliamo la cottura. Benissimo. Le nostre patate sono ancora belle croccanti. Se vi si dovessero ammorbidire un pochettino durante questa fase di cottura, basta spennellarle con il burro e metterle al grill per un minutino e la crosticina si rinvenisce. Ed eccole qui. Non si resiste. Mettiamole sul piatto ed in bocca. Calde da ustionare. Se volete decoratele con dell'erba cipollina. Le mie le finisco con una salsa demi-glace e sono pronte. Vediamo dentro. Un cuore che più burroso non si può.
il contrasto con l'esterno croccante, tutto il profumo e il gusto del miglior brodo. Sono delle patate imbattibili. E non dimenticate di iscrivervi a Piatto, di cliccare sulla campanella e di farci sapere nei commenti come fate le vostre patate fondenti.